Ciao a tutti gli amici di KSent Lab, oggi un nuovo video in collaborazione con Black Panther System che mi ha inviato un nuovo stand per il mio studio. Tra poco andremo a fare l'unboxing, il montaggio e poi ne parliamo insieme nella recensione. Spazio per lo stand liberato, adesso procediamo con l'unboxing e con il montaggio. Adesso possiamo procedere con l'unboxing. Questo è quello che troviamo all'interno della confezione. Come vedete anche l'imballaggio è realizzato benissimo, quindi tutti i pezzi che sono comunque in metallo sono posizionati in modo ordinato, in modo che non sbattano durante il viaggio. Questo permette anche di avere una confezione, sì, seppur grande, perché comunque lo stand è composto da diverse parti, arriva veramente ordinata. Io ho scelto il modello che comprende anche le prese di corrente. Questa parte è opzionale, quindi ci sono dello stesso stand, per esempio, che ho scelto io, c'è la versione con e senza, quindi nel caso vi arriva ovviamente senza questa scatola. Ho richiesto anche opzionali due supporti aggiuntivi che sono questi, e praticamente questi due pezzi aggiuntivi sono intercambiabili con questi che sono più lunghi, perché questa è la parte che viene montata se volete utilizzare 3 tastiere e questo invece è quello per 2. Effettivamente è molto più corto e quindi si può utilizzare uno o l'altro all'occorrenza. Ovviamente anche questo è un componente opzionale che ho richiesto personalmente. Si può comunque con il supporto da 3 montarlo più verso il basso e utilizzarlo comunque con 2 tastiere. Adesso andiamo a estrarre i pezzi e andiamo a montare lo stand. Adesso facciamo una panoramica veloce di tutti i pezzi che ci sono inclusi in confezione. Questi sono i due supporti per montare 3 tastiere, come vi dicevo, le due parti che vanno in verticale, e queste sono per montarne 2, quelle per 3, tutti con sacchettini con le viti. Questo è il supporto centrale che va a incastrarsi nelle 2 gambe che ci sono qua dietro. Questi sono i braccetti. Questo è il supporto per la presa di corrente. Questo è il primo supporto per la prima tastiera che va a agganciarsi qua, e niente, adesso montiamo tutto. Questa parte dove c'è il logo Black Panther va montata verso il retro, perché questa parte di tubo è tutta forata, anche se voi non lo vedete, non so se riuscite a vederlo. Quindi qua ci sono tutti dei fori e questi fori si incastrano esattamente in questi ganci per selezionare l'altezza, in modo tale da poi scegliere la posizione. Ok, adesso la parte principale è stata incastrata all'interno delle 2 gambe, come potete vedere. Non sono ancora neanche strette le viti posteriori, perché questi sono praticamente dei ganci che possono essere estratti e ci permettono già di provare l'altezza prima ancora di stringere il tutto. Ovviamente io ho fatto una misura posizionando, solo appoggiando il primo supporto, in modo tale che l'altezza della tastiera mi vada bene per il mio utilizzo, quindi da seduto, e che poi sia giusto anche per le altre aggiunte che verranno fatte. Ho un'altezza più o meno di 68-70 cm, questa parte qua del primo supporto, quindi poi bisogna calcolare che la tastiera sarà ancora un pochino più alta. E quindi niente, adesso vado a serrare la struttura principale e ad agganciare i 2 supporti
per la prima parte. Poi dopo vediamo il secondo supporto. Al momento installerò la parte quella corta, quindi i 2 braccetti corti che ho chiesto opzionali, perché in questo momento in studio io sto utilizzando 2 tastiere su questo lato, quindi non ho bisogno al momento del terzo supporto, ma ovviamente sarà la medesima cosa se montate il secondo o il terzo, ci sarà solo chiaramente un ripiano in più. Bene, la prima parte, come vedete, è stata montata. Adesso andremo a installare praticamente questo, ovvero la versione a 2 supporti, quindi che va a montarsi questa parte, queste piastre laterali e un supporto agganciato praticamente su questi. Volendo si può, sfruttando sempre questa parte, se avete preso ovviamente la versione da 3, montare la parte posteriore più lunga con altri 2 supporti, altre 2 piastre laterali chiaramente, e le piastre qua di rinforzo laterali. Quindi adesso andiamo a eseguire questa parte. Ed eccoci giunti al momento di vedere
lo stand completato. Quindi innanzitutto ringrazio Black Panther System per questa collaborazione, hanno voluto credere nel canale, io li ringrazio davvero tanto perché mi hanno mandato questo stand che è il Para S Plus, quindi la versione top di gamma che hanno loro, con anche le prese di corrente integrate, quindi il non plus ultra di quello che hanno a catalogo. Questo sistema chiaramente può essere ancora espanso, questo in realtà è uno stand da 3 tastiere a cui io ho montato il supporto solo per 2. Qui alla mia destra vedete che ci sono comunque 2 di questi pezzi che possono essere montati e chiaramente, come vedete, qui andrebbe montata la terza tastiera. Può essere che successivamente vedrete nei vari video questo sistema a 3 tastiere. In descrizione troverete tutte le informazioni riguardanti questo stand, i componenti extra che sono stati mandati, e poi sul loro sito, se voi andrete a vedere, ci troverete tantissimi accessori, perché questo sistema può essere espanso ulteriormente, possono essere montate dei ripiani, possono essere montate dei supporti per dei monitor, supporto per computer, eccetera eccetera. C'è davvero di tutto e sono davvero fornitissimi di qualsiasi accessorio vi possa servire. Quindi perché ho contattato Black Panther System? Quindi questa è la prima domanda. Li ho contattati perché io avevo già uno stand da studio, uno dei 2 stand da studio ai lati della mia scrivania, che era di un altro brand concorrente chiaramente a Black Panther System, sempre tedesco, molto conosciuto, che fa molti altri stand, ed era comunque uno stand che io ho acquistato 4 anni fa quando mi sono trasferito in questo studio. Anche quello è uno stand che può essere utilizzato da 1 a 3 supporti e ha fatto il suo lavoro fino ad oggi, quindi ha svolto la sua massima. Cosa non mi piaceva di quello stand è che, a differenza di questo, ci sono dei vantaggi e degli svantaggi, perché se Omega, che era lo stand di prima, si montava probabilmente in modo un po' più rapido perché aveva meno viti, questo sistema, una volta completato, proprio per la sua struttura, risultava un po' più ballerino, meno stabile e con strumentazione pesante, come vedete in questo momento. Quindi abbiamo 17 kg di Jupiter X, 15 kg di questo. Ho provato a avere anche altre tastiere più pesanti ancora anche sul terzo ripiano, il sistema non era stabile e non ero soddisfatto di quello stand per l'utilizzo che ne dovevo fare io. Montato questo stand, l'ho provato un attimo prima di fare la recensione e devo dire che lo vedete anche da qui. Io sto muovendo il montage, se anche lo suono, la tastiera al ripiano superiore, sicuramente anche la terza perché il sistema è il medesimo, non si muove di 1 millimetro, quindi il sistema è completamente stabile, è fissato benissimo, quindi non si muove minimamente e davvero è spettacolare, perché questo è secondo me uno, se non lo stand da 2 o da 3 supporti definitivo da avere in studio, perché chiaramente se volete supporti in più, quindi avete bisogno di 4, 5 posti, 6 posti, non è lo stand che fa per voi, ma se avete 2, 3 tastiere, anche pesanti, anche ingombranti, da posizionare su questo stand, assolutamente questo è un'opzione da guardare. Altro motivo che mi ha spinto a cambiare questo stand è perché strutturalmente, proprio per il modo in cui era costruito il precedente stand che utilizzavo, era problematico posizionarci tastiere un po' più fonde. Ad esempio sul secondo e sul terzo ripiano, soprattutto il più critico è il secondo, perché se noi inserivamo il terzo supporto praticamente andava ad inserirsi nella fine del secondo, quindi per intenderci, se questo qua c'è posizionata una tastiera, qui andava infilato dentro il supporto della terza e di conseguenza se la nostra tastiera era più fonda del braccio su cui era appoggiata, ovviamente non si riusciva a fissare perché è fissato con una vite in questo modo, quindi una vite centrale, e non permette chiaramente di posizionarla in un altro modo. Di conseguenza io con il terzo supporto, ad esempio, non potevo posizionare al secondo posto Jupiter X, perché è molto fondo, non potevo posizionare nemmeno Montage, perché anche questo per la sua forma posteriore, che fa una curva ed è un po' sporgente sul retro, non mi permetteva appunto di inserirlo in quello spazio con il terzo supporto montato. Siccome questo sistema è fatto in modo diverso e inoltre esistono degli altri accessori che io ho visto successivamente e che mi sono dimenticato di richiedere a Black Panther, questo sistema permette sicuramente di avere più flessibilità sia sul secondo che sul terzo supporto. L'accessorio che io ho visto sul sito di Black Panther praticamente si va a inserire in questa parte, quindi se questo è il nostro
supporto dove c'è la tastiera. Qui abbiamo chiaramente montato, come andrebbe montato poi, il fermo per non far scivolare la tastiera. Volendo si può montare una piastra che si avvita qua lateralmente e che ci permette di avere un'ulteriore regolazione di qualche centimetro, quindi si può regolare e spostare per avere più spazio a disposizione per la seconda tastiera e per non far sì che questa vada a toccare con il braccio posteriore, che è quello che poi supporta la terza. Quindi ripeto, massima versatilità. Se avete tastiere molto fonde, controllate bene gli accessori e prendete quell'accessorio perché è veramente utilissimo. Sono tutti pezzi fatti completamente in metallo, quindi assolutamente affidabili, spettacolare. Io posso dirvi solo una cosa: se state cercando veramente uno stand che sia molto solido, per tastiere pesanti, per tastiere fonde, che vi duri probabilmente un'eternità, perché questo stand è indistruttibile, credo, perché da come è costruito, da come sono le varie parti, com'è il serraggio e tutto, penso che sia assolutamente indistruttibile. Quindi io mi sento assolutamente di consigliarvi questo stand e probabilmente anche gli altri stand, perché ci sono comunque anche dei modelli leggermente più economici, sempre fatti da Black Panther, che saranno costruiti in modo paritetico, quindi assolutamente costruiti benissimo. Io ringrazio veramente ancora Black Panther per avermi mandato questo stand. Lo vedrete poi utilizzato nei vari reel, shorts, video, demo, fotografie, tutto dello studio. Ve lo consiglio davvero, iscrivetevi al canale, andate a cercare in descrizione tutte le informazioni riguardanti questo stand, mettetevi piace al video se vi è piaciuto questa tipologia di video, quindi partire dall'unboxing, abbiamo visto il montaggio fino alla recensione finale. Vi ringrazio ancora e noi ci vediamo al prossimo video o alla prossima recensione, sempre su DKS Synth Lab. Ciao e alla prossima!